Ciao dal Mini 4VD Dojo direttamente dal Giappone. Oggi proseguiamo un tutorial che abbiamo cominciato con il rodaggio dei roller. Oggi ti faccio vedere come smontare il roller in due modi diversi, come togliere il bearing dal roller. Quindi andremo a togliere la parte centrale, il bearing dal nostro roller. A volte può essere utile, magari montato male, comprate un roller usato che non fa il suo dovere, lo pulite ma ancora non spinna a dovere. Provate a togliere il roller e a volte può funzionare, può essere semplicemente montato male o comunque si può dare una pulitura interna a quello che è il roller. Prima di cominciare, mi raccomando, iscriviti al canale, metti mi piace, fai saltare l'algoritmo di YouTube, altrimenti vengo e ti rubo tutti i roller. Partiamo con questo piccolo tutorial, due modi per vedere come smontare i bearing dai roller, un modo con un aggeggio infernale e un modo molto semplice con un floating gear. Stai con me e vediamo come si fa. Vai con la sigla! Allora, partiamo col primo metodo, ti faccio vedere il primo metodo. Questo lo puoi trovare tranquillamente su AliExpress. Non penso che la Tamiya ne abbia fatti di originali, quindi devi cercare bearing remover, te lo scrivo in sottoimpressione, ti scrivo cosa cercare su AliExpress, guarda uno che comunque sia stato venduto e che non abbia troppi problemi. Velocemente inserisci il bearing nella parte, in questa parte, fai scendere il bearing fino a quando non vedi scomparire la vitina e poi vai a chiudere, vai a spingere il roller dentro a questa parte fondamentalmente e il roller viene tolto. Ci vuole un po' di forza. Ecco qua, il roller è saltato via. Oppa. Via il roller, via il bearing. A questo punto sempre il tuo Zippo Lighter Fluid, mettili a pulire, lasciali sempre almeno 1-2 ore, ogni tanto fai una shakerata. Una volta che hai pulito il tuo bearing, che è stato a shakerare nel Zippo Lighter Fluid, è pulito bene, l'hai asciugato bene, prima di mettere qualsiasi lubrificante, scusami, andiamo a reinstallare il bearing sul roller, quindi sempre col nostro aggeggio infernale. Inserisci il roller dalla vitina, a sto giro la vite deve essere più su, vai a infilare il roller, ho paura di farlo cadere, semplicemente infila, e se la facciamo semplicemente infila il bearing nella vite in questo modo, fai in modo che comunque la vite sia sopraelevata e non lasci lo spazio dentro al buco per reinfilare dall'altra parte il bearing, altrimenti vai troppo a fondo, e riavvita in questo modo, un po' di forza. Ok, il bearing è di nuovo dentro. Ok, c'è una piccola vitina qui, prova a fare una prova spinning, cominciamo a infilarla, controlla che spingi per bene, non è lubrificato, quindi va benissimo. Ok, passiamo al secondo metodo, mettiamo via l'aggeggio infernale, ti serve un floating gear, qualsiasi floating gear single shaft, le rondelline, ne servono almeno 2, e un nut, no il lock nut, semplicemente il nut, e una vite da
20 mm può andare bene. Prendiamo il nostro roller, infila il roller nella vite, il floating gear e inserisci i lati dall'altra parte. Ok, e inizia a girare, vedrai che il bearing passerà. Ecco qua. Sempre solito discorso, dentro al zippo lighter fluid, questo lo togliamo, tiriamo via il bearing dalla vite. Ecco qua, anche il bearing dentro al lighter fluid. Ok, ti faccio vedere il metodo per reinserire il bearing dentro al roller. Non hai bisogno del floating gear, quindi mettiamolo via, non serve più. Semplicemente prendi la rondellina. Prendi la rondellina, il roller, il bearing, un'altra rondella, mani ghiacciate, quindi mi scuserete per le mani di Malta. Inserisci un po' il bearing in modo che sia dritto quando va a inserirsi, e sempre con il nut, col dadino vai a fare pressione e vai a reinserire il bearing dentro al roller. Ok? Molto semplice. Ok? Continua a spingere dentro e il roller. Eccolo qua. Il bearing si è andato a infilare dentro al roller. Ok? Tiriamo via la vite e il dado. Eccolo qua, hai di nuovo il bearing pronto a gareggiare. Controlla sempre ovviamente che lo spinning sia ottimale, ovviamente vanno lubrificati e che non ci siano troppe oscillazioni, e il gioco è fatto. Ecco qua, abbiamo montato e rismontato i nostri bearing semplicemente con l'aiuto del floating gear oppure con il nostro aggeggio infernale. Ve lo ricordo, è un bearing remover molto semplice da utilizzare. Ti consiglio di utilizzare l'aggeggio infernale. Il bearing remover sei un po' più sicuro di come si inserisce il bearing all'interno del roller, rischi meno di andare a piegare il roller, e quindi se riesci procurati un aggeggio infernale come questo. Ce ne sono di vari tipi, controlla sempre le review, controlla che sia insomma un aggeggio abbastanza di cui ti puoi fidare, insomma. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto mi raccomando clicca mi piace, ti smonto tutti i roller, iscriviti al canale, non perderti i prossimi video. Ho qualche gara a breve, ho 2 gare nel giro di una settimana, chissà se riusciremo a farle. Grazie per avermi seguito, mi raccomando, divertiti, ci vediamo presto. Ciao!